Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025 e abbiamo la carta della sacerdotessa, amici della Vergine. La sacerdotessa è una carta che parla di intuizione, è una carta che parla di canalizzazioni di qualcuno che è in grado di vedere al di là delle cose. È una carta che ci parla anche di mistero, di qualcuno che sa come sono in realtà le cose. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Sempre nella descrizione trovate anche i corsi di formazione gratuiti, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere il vostro mese di marzo. Partiamo con la carta della forza, quindi si parte direi bene. Un re di pentacoli. Abbiamo un fante di bastoni. Un matto. Una regina di bastoni. Mondo. 7 di coppe. E 4 di spade. Le carte non sono male, ragazzi. Adesso andiamo a vedere ogni singola carta per capire qual è l'energia del mese. Dopodiché andrò a fare i vari esempi con l'amore, il lavoro, l'economia, i progetti, via dicendo. Partiamo da questa forza, che è una carta bella potente per iniziare, devo dire. Andiamo a vederla. Ok. 8 di bastoni, 2 di bastoni e 7 di bastoni. Credo che qui ci voglia un certo tipo di forza, di coraggio, di decisione a inizio mese per probabilmente o iniziare un qualche tipo di periodo nuovo, un progetto nuovo, potrebbe essere un investimento nuovo. Cioè io come l'idea che siate un attimino indecisi, che avete bisogno di trovare il coraggio per fare una scelta. Andiamo a vedere il re di pentacoli, fante di spade e 5 di spade. Datemi una carta per il 5. Re di spade. C'è qualche tema con le regole qui. Le regole, il far rispettare le regole, avere o dover seguire magari certe regole. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Scusate ragazzi, ma in questo periodo la voce ho una tosse. Allora, abbiamo un 10 di bastoni e un asso di spade. Guardate, c'è l'asso di spade che può far riferimento a una verità, un qualche cosa che viene a galla. Anche qui il 5 di spade è una carta che parla di comunicazioni normalmente contrastanti. Quindi vi dico, non nego che o sia questo tipo di informazioni confusionarie che abbiate magari in testa che vi fanno essere indecisi, oppure c'è un tema esterno a voi
che vi fa essere indecisi su una decisione che appunto deve essere presa. Andiamo a vedere il matto. Morte. Stella, torre e forza. 4 arcani maggiori. Qui c'è come una nuova iniziativa, ragazzi. Può essere che stiate cercando aiuto, che questo aiuto non arrivi come voi volete, che vi mettano delle condizioni, che vi mettano delle regole e che sento come se a un certo punto decideste con questo 10 di bastoni di dire vabbè, ma sai che c'è, lascio perdere tutto, lascio perdere le collaborazioni, qui avete torre, morte, tutta roba che mi dice che è ora di trasformare un attimino quest'idea, questo progetto, questa scelta, cioè la scelta sento che è la cosa da fare perché questa trasformazione avvenga. Soprattutto se dipendete da qualcuno, sia lavorativamente parlando, piuttosto che magari a livello familiare, a livello economico, e volete intraprendere qualcosa di nuovo per conto vostro. È come se aveste bisogno del benestare dell'altra persona, magari del capo per dire, però è come se vi dessero troppi vincoli e a un certo punto qua si decide di cambiare le carte in tavola, mi viene da dire. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 5 di pentacoli e 8 di coppe. Andrei a vedere anche il mondo. 3 di denari, 3 di spade, 4 di denari. È come se doveste affrontare una decisione abbastanza sofferta. Nel caso stiate aspettando come dei soldi per iniziare un nuovo progetto e questi soldi non arrivano, oppure vi dicono che ve li danno ma le loro condizioni e voi siate nell'esigenza di ok, no, voglio fare di testa mia, ci potrebbe essere qualcuno effettivamente che rivaluta un pochettino il progetto o cerca come dei collaboratori diversi. Qui abbiamo un 7 di coppe, come se si aprissero delle possibilità, delle opportunità. Andiamo a vederlo. Quattro di spade che avete già qui e 2 di spade. Sì, è come se foste in un momento dove avete bisogno di vederci chiaro per prendere certe decisioni. La stesa finisce con un 4 di spade, che normalmente è una carta di ritiro spirituale, di riposo, di qualcuno che si prende un tempo per sé. Andiamo a vederlo. Cinque di coppe. Cavaliere di coppe. È come se pensaste di aver perso un'occasione, cercaste come altre soluzioni, ma alla fine del mese con questo cavaliere di coppe potrebbe arrivare o un'idea geniale o proprio direttamente un'offerta da parte di qualcuno. Un pronto soccorso mi verrebbe quasi da dire, come se qualcuno vi dicesse no, no, non ti preoccupare, non lo so, se proprio resti senza soldi, vieni a mangiare a casa mia per dire, per fare un esempio. Carte interessanti, ragazzi. La parte più interessante della lettura trovo che sia questa perché sono solo arcani maggiori. Allora, partiamo con il lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, sento che dovete osare un po' di più, mandare curriculum anche ad aziende dove magari pensate di non essere utili, cioè nel senso non mettetevi limiti, voi mandate curriculum. Devo dire che
effettivamente potrebbe anche venirvi bene parlare con gli amici o con qualche conoscente o con qualche vicino di casa per spargere la voce, diciamo appunto sul tema che state cercando lavoro, le vostre abilità, le vostre disponibilità di orario, insomma, conviene che parliate con qualcuno vicino a voi perché potrebbero aprirsi delle opportunità. Per quello che riguarda invece le persone che sono occupate, dunque ragazzi, non nego che per qualcuno ci potrebbe essere un licenziamento. O uno spostamento. C'è comunque un qualche cosa che non vi piacerà nell'ambito lavoro, ripeto, può essere uno spostamento, può essere anche una perdita di lavoro, una cassa integrazione, qualcosa del genere. Devo dire di non preoccuparvi perché è come se a fine mese arrivasse quell'opportunità che state aspettando per fare il salto. Studiatevela bene con un 4 di spade, nel senso che è come se ci fosse l'opportunità di guardare nel lungo periodo e di guardare verso altri orizzonti, mi viene da dire, perché qua con i 5 di coppe siete focalizzati su quello che avete perso, vi state un po' risanando, secondo me, però in realtà qui si affaccia già una nuova opportunità da cogliere al volo anche. Nel caso invece foste autonomi, ragazzi, allora io qua vi devo dire che effettivamente, soprattutto se state pensando di fare pubblicità o avete appena fatto pubblicità, o potreste insomma dover investire dei soldi per degli eventi, per fare pubblicità, insomma è come se il mese fosse abbastanza ehm, come vi posso dire, non vi voglio demoralizzare troppo, però è come se i risultati non arrivassero in base agli sforzi che avete compiuto. Vedo come dei risultati più bassi, ma questo vi darà la forza di trasformarvi in questo cavaliere di coppe, ovvero di creare un nuovo prodotto, di creare un nuovo servizio, di creare un nuovo pacchetto vendita, di creare anche una nuova filiale, mi dicono. Quindi è come se il momento di, tra virgolette, crisi vi desse lo sprone per andare oltre. Devo dire che se avete bisogno di cercare clienti, di trovare clienti nuovi, vi verrebbe bene organizzare qualche evento o partecipare voi a qualche evento con il vostro prodotto o il vostro servizio. Per quello che riguarda la parte monetaria, quindi direi i soldi, soprattutto nel caso ci sia questo cambio a livello lavorativo, il consiglio delle carte è di risparmiare il più possibile nel mese di marzo o comunque di ponderare bene dove volete investire i vostri soldi, i vostri risparmi. Io sento che soprattutto se avete già degli investimenti attivi, cioè attivi nel senso in piedi, che danno rendite passive, devo dire che il mese di marzo sarà un ottimo mese per raccogliere i frutti. Se si tratta di reinvestire, però anche qui prendetemi un momento per capire come muovervi. Tutto sommato, devo dire che il flusso di denaro si vede ben prospettato nel mese di marzo. Parliamo di sentimenti, ragazzi. Allora, per le persone che sono single, devo dire che c'è speranza all'orizzonte, c'è una persona nuova o due che potrebbero avvicinarsi, una un po' più grande e una un po' più piccola, giovane. Adesso non capisco se la relazione è tra queste due persone o sono più giovani o più, diciamo, mature rispetto a voi. Però comunque c'è una differenza d'età. E devo dire che potrebbe anche essere... Allora, una delle due di questi personaggi è bella dinamica, bella attiva, ha tanta voglia di fare. L'altra persona invece è un po' più concreta, un po' più
pragmatica, mi dicono, un po' più calma, un po' più... mi verrebbe da dire quadrata. È come se fosse una conoscenza che io non so se abbiate voglia di continuare a frequentare, perché è vero, con una delle due c'è divertimento, ma è come se fosse solo quello. Con quella, con la persona con cui ci potrebbe essere di più, ci sono parecchie diversità mentali, magari di ceto sociale, magari di modo di fare, magari modo di vivere. È come se ci fossero diverse cose che non quadrano, però questo non vuol dire che non si possano compaginare. Tutto sommato, finiamo con un 4, con un cavaliere di coppe. Devo dire che è come se qualcuno potesse offrirvi anche un percorso diverso dal solito, al quale voi non siete abituati e potrebbe essere un percorso da fare con questa persona, come un hobby, che ne so, un corso di ceramica, più qualche cosa di spirituale, se ve la devo dire tutta, però ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ecco, allora qui ragazzi, botte da orbi. Vedo parecchio conflitto, anche se poi alla fine del mese ci sarà come un'offerta di pace. Questo conflitto potrebbe essere il nocciolo della vostra indecisione, quello che parlavo, di cui parlavo prima. E se ve la devo dire tutta, ehm, è un periodo da prendere con le pinze con il vostro partner o la vostra partner. Soprattutto se ci sono lavori di ristrutturazione da fare o progetti che, tipo un viaggio, se voi voleste fare un viaggio, è come se doveste riprogrammare un po' le spese. È il lato economico che questo mese non sta male, ma non vi permette di spendere di più. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno, allora qui potrebbero aprirsi delle prospettive in più, cioè sento come se la persona in qualche modo potesse fare dei passi avanti nei vostri confronti. Ma io credo che questa decisione faccia proprio parte di questa relazione, cioè nel senso la scelta qui è se andare avanti con quello che vi dà la relazione oppure se puntare un po' i piedi, cercare qualche cosa di più. Il punto è che questo qualche cosa di più arriva, ma sento che voi, che non è quello che volete voi. Mm? È come se ve lo foste immaginato in un altro modo, mettiamola così, e non arriva quello che voi vi aspettate o vi aspettavate. Per quello che riguarda il vostro stato psico-emotivo, anche qui, tra lo stato di indecisione, tra tutte queste spade qui, pensieri, la morte, la torre, devo dire non ve la passerete proprio benissimo. Ci sono parecchi dubbi, ci sono parecchi punti di domanda, però ho anche la sensazione che avrete tempo, modo e anche piacere di esplorare che cos'altro si può fare nella vita, che cos'altro voi potete dare, che cos'altro siete. È come se qui la decisione fosse sul mi apro alla vita o rimango nella vita che ho. Faccio qualche cosa di nuovo o resto lì così come sono. E nel caso, ragazzi, qualcuno avesse dei progetti, sento che sia di coppia sia vostri propri, no? Sento che sarebbe il caso di rivedere un attimino questi progetti, perché ho come la sensazione che così come sono facciano fatica a partire, che non si riesca a farli partire. Quindi o si toglie qualche pezzo del progetto o si lima da qualche altra parte sulla lunghezza, non lo so, dipende dal tipo di progetto. Però ho come la sensazione che abbiate bisogno di trasformare questo progetto, per dargli una nuova vita, dargli come una nuova prospettiva con questo sette di coppe.
Per quello che riguarda familiari, amici, parenti, vicini e colleghi di lavoro, fate attenzione ai pettegolezzi questo mese, solo quello. Poi vi dico, potreste scoprire qualche cosa da parte di un vostro collega, familiare, c'è un qualche cosa nell'ambiente intorno a voi che vi verrà rivelato in questo periodo, o perlomeno di cui prenderete consapevolezza. Se prima c'era indecisione, i dubbi, e poi è come un ok, adesso ho raccolto i dati che mi servono per fare la mia scelta e quindi mi prendo un momento per riflettere. Fatemi sapere che cosa fa riferimento la scelta per voi, ragazzi. Ok, andiamo a vedere degli oracoli. Il sognatore. Ritardo interno. Wow! Ed è quello che vi dicevo qui, c'è come qualche cosa che vi blocca, questa indecisione, c'è bisogno di trovare la forza dentro di voi, il coraggio per effettuare questa scelta, questo movimento, questo cambio. E mi colpisce il fatto che qua ci sia scritto il sognatore e abbiamo il cavaliere di coppia alla fine. Beh, c'è anche il matto, effettivamente. Ehm, Sì, forse il matto qui in questo caso vi dice di non peccare troppo di ingenuità, di scendere un po' con i piedi per terra. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ok, questa carta, guardate, parla di forza, strength e forza, sì, qui si intende forza fisica, forza nel senso di forzare, espansione, potere, quindi è il lavoro da dentro che dovete, cioè il lavoro interno, quello che dovete fare fondamentalmente, ve lo diceva anche qua, che c'è un ritardo interno. E giustamente anche qui, finiamo con il 4 di spade. Il 4 di spade è una carta che invita a ritirarsi, ad isolarsi dal mondo esterno per rigenerare le proprie forze, ma anche il proprio spirito, anche la mente. Devo dire che potrebbe essere un mese molto conflittivo, soprattutto per chi è in coppia. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro, sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi do la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto di credenze limitanti, tratto anche altri temi come la metafisica, la metamedicina, l'esoterismo, insomma è un po' un mix suddiviso in modo ordinato per playlist, sono numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine di numero, però se volete rendervi conto dei temi che vado via via trattando potete anche entrare nelle playlist con le copertine lilla. Lì ci sono i video, insomma, e vi rendete conto di quello che spiego. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!